espandere e copiare tutto il contenuto di una cartella e delle sottocartelle in un foglio di Excel. Paragonare i contenuti di due liste di file per scoprire le differenze usando la formattazione condizionale ed una formula di controllo. Il processo è utile quando abbiamo due cartelle o due dischi esterni di salvataggi e vogliamo essere sicuri che siano uguali. Liste molto lunghe dove una rilettura manuale farebbe perdere tempo con il rischio di errori. Excel permette di automatizzare il confronto con una funzione automatica e formule per completare. Le istruzioni sono per Mac, ma sono simili per Windows. Iniziamo a copiare tutti i file di una cartella e le sottocartelle. Se sul nostro computer abbiamo abilitato la vista dei file nascosti, possiamo evitare di visualizzarli perché non servono. Da applicazioni aprire terminale. Digitare defaults write com.apple. Finder Apple show all files false. Invio. Per riavviare il Finder, digitare kill all Finder. Invio. Per rivedere i file nascosti basterà ridare i due comandi, cambiando false con true. Riavviare sempre il Finder. Per il nostro esempio abbiamo creato due cartelle con evidenti differenze. Vogliamo paragonare i contenuti comprese le sottocartelle per avere due copie uguali. Andiamo in vista come elenco, seconda icona. Selezioniamo tutto il contenuto della prima cartella con tasto Command più A. Tasto Option insieme a freccia a destra espande tutte le cartelle. Per riselezionare tutto, tasto Command più A, tasto destro mouse. Schiacciamo il tasto Alt per copiare tutti gli elementi come nome di percorso. Enter. Andiamo in Excel. Nuovo file. Incolla speciale. Testo. Ok. Ha copiato l'intero contenuto che noi vogliamo suddividere per colonne usando come divisore il carattere slash. Dati. Testo in colonne. Flag su delimitati. Avanti. Flag su altro, inseriamo la barra slash sopra il 7. Avanti. Possiamo decidere se importare o no ogni colonna specificando il formato. In questo caso non importiamo le prime due colonne perché non hanno informazioni. Fine. Selezioniamo tutto. Doppio clic su un delimitatore di una colonna per adeguare la larghezza al contenuto. Stessa procedura per cartella hard disk 2. Espansione di tutto il contenuto. Vista elenco. Tasto Command più A. Alt con freccia a destra. Tasto Command più A. Tasto destro mouse. Schiacciamo Alt per copia con nomi di percorso. In Excel andiamo sulla prima colonna libera. Incolla speciale. Testo. Ok. Ha mantenuto la suddivisione in colonne. Basta cancellare le prime due colonne non rilevanti. Nascondiamo delle colonne per comodità per affiancare quelle che ci interessano. In questo caso il volume è lo stesso e lo nascondiamo. Inseriamo riga di descrizione. Cartella o file di primo livello, secondo e terzo. Potremmo averne anche di più. Salviamo. Lista cartelle per differenze file. Ci sono delle differenze per testare le formule. Ad esempio, nella cartella di hard disk 1 c'è un video MP4, che in hard disk 2 è nella cartella principale. La cartella output di hard disk 2 ha due file, ma non esiste in hard disk 1 che però ha la cartella B. La diversa lunghezza delle righe mostra che ci sono poi differenze anche nei file PNG. Nascondiamo la cartella con hard disk 2 perché non ci serve. Evidenziamo le colonne significative per i contenuti C, D, G, H. Andiamo nel menu Home, formattazione condizionale, regole evidenziazione celle. Valori duplicati. Nella regola scegliamo univoci. Il colore si può cambiare in rosso, giallo, verde o personale. Lasciamo il rosso. Ok, in automatico il video non è segnalato perché il file esiste anche se in cartelle di diverso livello. I file in rosa in C sono nella cartella hard disk un esempio, ma non in hard disk 2. I file sono screenshot in sequenza e si vede che la sequenza non è uguale. La cartella output non è segnata, ma il programma segnala i due file in H, presenti in hard disk 2, ma non in hard disk 1. Vogliamo evidenziare tutte le differenze, anche quelle tralasciate dall'automatismo. Iniziamo a fare dei confronti. Quando scriviamo sulla colonna la cella diventa rossa perché vale la regola dei valori univoci.
Per tirarla via, evidenziamo la colonna Formattazione condizionale, cancella regole da celle selezionate. Quando si può usiamo gli aiuti. Menu visualizza, generatore di formule. Confronta se il valore G2 è presente nella matrice, in questo caso colonna C, HD1. La corrispondenza deve essere perfetta e scegliamo 0. La formula è uguale, confronta, aperta tonda, G2, punto e virgola, C2 punti C, punto e virgola, 0, chiusa tonda. In automatico la formula restituisce il valore della posizione, in questo caso 2, la cartella A, nella colonna G, compare in seconda posizione. Copiamo la formula nelle rimanenti celle, trascinando la maniglia di riempimento. Il video MP4 in G3 non si trova in C, il messaggio è N- di non disponibile. Nella versione inglese not available. La schermata 11.39.24 è in posizione 6 in hard disk. Un esempio. Adesso copiamo la formula del confronta nella colonna J cambiando la matrice. Questa volta cerchiamo i valori in HD1, C, ma non in HD2, G. Ci spostiamo all'interno della formula usando la freccia, cambiando i parametri. Alla fine per eseguirla diamo Enter. La formula è uguale confronta, aperta tonda, C2, punto e virgola, G, 2 punti, G, punto e virgola, 0, chiusa tonda. Con la formula confronta otteniamo che le cartelle output e cartella B abbiano ND, mentre prima non erano evidenziate dall'automatismo. Se lavorassimo su interi hard disk, tendenzialmente vogliamo le stesse impostazioni. Dunque cartelle uguali nei primi livelli e solo le segnalazioni dei file mancanti, per evidenziare le differenze. Nella colonna K, invece di mettere la posizione, inseriamo una scritta parlante. Non esiste in C, così sappiamo dove intervenire. Prendiamo in considerazione solo le caselle con valori, non se sono vuote. Trovi tutte le formule su shotekis.com. Copiamo trascinando la maniglia per tutte le celle della colonna. Copiamo la formula di K cambiando i valori. Nella formula spostarsi con il cursore. Enter per avere il risultato. Copiamo per tutta la colonna. Se ti è piaciuto il tutorial, iscriviti al canale. Grazie.